Benvenuti, ci troviamo a Battipaglia, Tre Voglie, io sono Valentino Tafuri. Questo è un pizzificio, quello che io amo definire pizzificio, perché oltre la classica pizza lavoriamo tanti altri impasti, proprio come un panificio. Oggi vorrei farvi capire in che modo poter realizzare 3 pizze differenti ma utilizzando un solo impasto. Spesso pensiamo che realizzare una pizza sia un processo macchinoso e complesso, lo è, ma basta capire i punti principali e andarli a gestire. In questo caso il punto principale è la cottura. Utilizzeremo il nostro forno Uni Caro 16 e applicheremo cotture miste sia a gas che in legna. Realizzeremo una biga perché ci serve per ottenere una maggior spinta in cottura. Una biga a 24 ore è una biga che ha il 50% di idratazione e ha l'1% di lievito. Inseriamo l'acqua ad una temperatura di 20-21 gradi, importante non utilizzare acqua calda insomma. Sciogliamo il lievito all'interno. Ho scelto una farina di tipo 1 per caratterizzare con una nota acida il mio preferimento. Questo impasto ora lo terremo per almeno 24 ore in frigorifero, quindi ho scelto una farina che regga queste ore di lievitazione. La biga è un impasto grumoso, va impastata per 2-3 minuti. Il risultato deve essere un impasto asciutto. Guardate, dobbiamo fare attenzione a queste ultime parti di farine che si trovano in fondo alla ciotola. Quindi faccio assorbire il tutto. È bella la mia biga. La inserisco nella ciotola. La impellicoliamo, foriamo il tutto per farla respirare e la conserviamo per 24 ore a 4 gradi. La nostra biga è pronta, passiamo all'impastamento. Questo impasto verrà realizzato con l'80% di biga. Cerchiamo di creare dei pezzetti un po' più piccoli e li inseriamo nella nostra planetaria. Come farina di rinfresco ho selezionato una farina di tipo 1 ma debole questa volta. Unire quella che è l'estensibilità di una farina con una buona carica di lieviti ci farà fare bingo perché otterremo un equilibrio. Mi servirà un po' di lievito per rinnovare i lieviti che sono presenti nella biga. Un tratto importante è l'utilizzo di un altro prefermento che possa essere un lievito madre o una pasta di riporto. Questo ci aiuterà a inacidire ancora di più l'impasto. Inseriamo 3 quarti d'acqua da quella selezionata. Abbiamo un'idratazione del 75%. In questo momento è una cosa molto importante non far girare la nostra biga a secco. Il nostro impasto si è staccato dai bordi, possiamo inserire il sale. Inseriamo l'acqua restante, la facciamo assorbire e poi concludiamo con l'olio. Quando estraiamo un impasto dalla planetaria, soprattutto, è sempre opportuno fare un po' di pieghe, ma anche per prendere confidenza con l'impasto, giocarci. L'impasto non è assolutamente appiccicoso. Andiamo a fare la gestione delle puntate. Aiutandoci soltanto con un po' di farina, dividiamo 250 grammi per il padellino, 300 grammi per la pala e 270 grammi per la pizza tonda. Per misurare al meglio lo sviluppo del nostro impasto lo andremo ad inserire in dei vasetti segnandoci con un elastico il livello iniziale per capire quale sarà poi il momento giusto per fare i panetti. Quando mettiamo un impasto in un mastello per farlo puntare, ovvero per farlo riposare dopo l'impastamento, possiamo decidere che tipo di forza dare al nostro impasto. Al padellino daremo una forza importante, quindi faremo raddoppiare la nostra puntata. Alla pala faremo crescere leggermente la puntata di un mezzo.
La tonda non deve prendere molta forza, altrimenti avremo difficoltà nel momento della stesura. Abbiamo realizzato un impasto, ora gestiremo 3 puntate per 3 pizze diverse. Li facciamo riposare a temperatura ambiente per un'oretta almeno. La nostra puntata è pronta, abbiamo raggiunto il raddoppio. Procediamo con lo staglio. Ci aiutiamo giusto con un po' di farina. Ci basterà fare 2 panetti da 250 grammi. Oliamo un ruoto da 21 cm. Inseriamo il nostro panetto all'interno. Trascorsa un'ora e 30, il nostro impasto sarà lievitato. Andiamo a ungere con un po' di olio. Stendiamo leggermente, dobbiamo sentire la forza dell'impasto. Lo capovolgiamo e lo faremo riposare per altri 30 minuti. La nostra pizza adesso è pronta per entrare in forno, ma un piccolo accorgimento: passiamola in frigorifero 20 minuti, diamo modo a tutta la maglia glutinica di rinforzarsi. Nel momento dell'infornata dovremo capovolgerlo, quindi non cuoceremo il nostro padellino nel ruoto, ma per permettere di dare più volume lo andremo a liberare. Il nostro prodotto dovrà esplodere in forno. Abbiamo fatto salire il forno a 260 gradi, lo lasceremo dentro a fiamma bassa per almeno 2 minuti. Dopodiché andremo a spegnere totalmente il forno e continueremo la cottura per almeno altri 5 minuti. Questa è una tipica cottura che in gergo di panificazione si chiama cottura per abbattimento. Dopo 7 minuti la nostra pizza sarà molto gonfia e si vedrà la leggerezza. Metteremo un po' di pomodoro e la rimetteremo in forno per altri 2 minuti. La pizza al padellino si distingue da tutte le altre perché ha una croccantezza esterna ma fatta da una crosta molto sottile. L'interno scioglievole e leggermente panoso. Sentite? La croccantezza che deve avere la pizza al padellino. Andiamo a tagliare in 6, preparate il cacio ricotta e inondate di formaggio. Un giro di olio, magari una salsa al basilico e la nostra pizza al padellino cilentana è pronta. Anche l'impasto della nostra pala è pronto, non è proprio raddoppiato, ricordiamo che qui non dobbiamo dare molta forza. Andiamo a fare lo staglio. Il panetto è di 300 grammi. Una cosa importante è realizzare un panetto di forma ovale, così sarò avvantaggiato dopo nella stesura. Lo mettiamo a lievitare all'interno di un cassetto pizza per almeno un'ora, sempre a temperatura ambiente. Il panetto è pronto, ci aiutiamo con un po' di semola e lo andiamo a stendere. Deve essere lunga 30 cm, larga più o meno 7-8, perché vogliamo una bella struttura, quindi attenzione a non stenderla troppo e a farla sottile. Partendo dall'alto incidiamo con le dita la nostra pizza. La picchietto un po' per cercare di snervarla, voglio renderla più estensibile possibile. Andiamo a mettere un leggero velo di pomodoro sulla nostra pizza in pala. Non ne metteremo tanto, servirà soltanto per la prima parte di cottura. Aiutiamoci con le mani per non rovinare la struttura. Il forno è a 280 gradi. Cuoceremo questa prima parte per almeno 5 minuti. Abbassiamo la fiamma ed ultimiamo la cottura per altri 2 minuti.
Abbiamo completato la prima cottura della nostra pizza, lasciamola raffreddare 5 minuti e andremo ad inserire un altro po' di pomodoro e la mozzarella. Il fior di latte, mi raccomando, deve essere privato della propria acqua. La pizza in pala è croccante, quindi la rinforniamo per altri 2 minuti. La valvola deve essere sempre aperta perché dobbiamo far uscire i vapori. Quando la pizza sarà ben croccante, potrà essere sfornata. È la classica pizza che nasce nel panificio. Gestendo una cottura diversa abbiamo ottenuto un prodotto diverso. Per mantenere la tradizione di una tipica margherita, completiamo la nostra pizza in pala con del basilico fresco. Ovviamente l'olio a crudo. Anche l'impasto della tonda ha raggiunto un buon livello in puntata. Possiamo fare lo staglio, ovvero fare dei panetti dal peso di 270 grammi. Chiudiamo giusto un po' a fazzoletto per assicurarci di non ritrovarci qualche buco dopo nella pizza. Andiamo in lievitazione nel nostro cassetto pizza per almeno un'ora di tempo e in quest'ora prepariamo il forno per la cottura. Estraiamo il bruciatore del gas e montiamo tutto il kit per far funzionare il forno a legna. Utilizzeremo la legna per la pizza tonda per 2 motivi. La prima è quella della passione e della tradizione, perché con la pizza tonda, con il fuoco che arde, è tutta un'altra cosa. L'altra è perché abbiamo bisogno di tanto calore, quindi ci aiuteremo con la brace e con la fiamma viva. Volendo una cottura un po' più violenta, useremo i tronchetti di faggio perché rispetto alla quercia e tante altre tipologie di legna sono capaci di darci molta fiamma e poca brace. Dopo un'ora di riposo, il panetto è pronto, perfetto per essere steso. Metto un tocchetto di legno. Questo mi aiuterà nell'avere un irraggiamento maggiore nel momento della prima infornata. Iniziamo la stesura. Portiamo l'aria verso i bordi. Mano destra lavora sulla parte sinistra, la mano sinistra lavora sulla parte destra, andando a delimitare i bordi. Leviamo un po' di bolle d'aria e facciamo la stessa cosa da quest'altro lato. Ora ci aiutiamo un po' con le 2 mani per portare la pizza a 30 cm almeno. Andiamo a mettere il pomodoro e realizzeremo una margherita molto classica. Mozzarella, fior di latte. Ed ora aspettiamo la magia. Basteranno 2 minuti, 2 minuti e mezzo. La nostra pizza, girandola un paio di volte e facendo attenzione a non bruciarla, potrà essere sfornata. Andiamo a completare la nostra pizza cotta a legna con del basilico. Un giro di olio a fresco. E la nostra terza pizza, con un solo impasto, è pronta. Vi ho fatto vedere il mio metodo, un impasto per 3 tipologie di pizza. Una tonda, un padellino ed una pala, con 3 tipologie di cottura differenti. Provate a farlo a casa. Un saluto ad Italia Squisita ed un saluto a tutti voi da Valentino Tafuri.